Se la tua casa è così, allora i tuoi ospiti si sentono a disagio, i tuoi ospiti si trovano in difficoltà. Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale. Il video di oggi è stato creato non per la perfezione, ma è stato creato per scoprire insieme quali sono quelle cose che mettono in difficoltà un ospite o addirittura si può sentire in colpa. Vuoi che la permanenza in casa tua, un pranzo o una cena siano indimenticabili in senso buono per i tuoi invitati? Ecco, allora questo video fa per te. Inizio questo video con quello che è più importante, l'ingresso della nostra casa. Quando un giardino viene ben curato, diventa un importante biglietto da visita che trasmette un'immagine di raffinatezza e di estrema attenzione ai dettagli. Attenzione, perché un ingresso disordinato con vari vasi, erbacce, varie biciclette parcheggiate davanti, gomme di acqua, vasi di fiori messi sulla muretta, sulle sedie senza una logica, non è soltanto un disordine visivo, ma può assumere diversi significativi psicologici. È un indicatore dello stato emotivo e mentale di chi vive quell'ambiente. L'entrata della nostra casa deve essere libera di ogni ostacolo. Ognuno di noi abbiamo spazio dove teniamo l'immondizia, sacchi con la plastica o varie rifiuti. È importante che lo mettiamo dietro casa, di fronte a casa, insomma, non davanti, dove quando entrano i nostri ospiti e vedono questo caos, ecco, evitiamo. Un'altra cosa molto importante, quando entra il nostro ospite nella nostra casa, la prima cosa che va a colpire è la porta, è l'ingresso. L'importante è di tenere la porta pulita, non con schizzi della pioggia o la polvere, ma avere le maniglie e la porta ben pulita. I specchi sono degli elementi decorativi che possono essere molto importanti in una casa. Amplia gli spazi, illuminano l'ambiente, soprattutto chi ha i bambini piccoli è facile di trovare le macchie sullo specchio. Il specchio deve essere pulito perché quando entra l'ospite nella nostra casa viene naturale, non proprio di guardarti così nello specchio, magari di aggiustarti un po' i capelli, ti viene proprio naturale e spontaneo di avvicinarti allo specchio, no? Di guardarti come sei in quel momento, per cui teniamo i nostri specchi belli lucidi, almeno quando prima che vengano i nostri ospiti copuliamo magari quelle parti che sappiamo. Quando l'ospite entra in casa, ad esempio, non so, se usate di lasciare giù le scarpe, dipende, se entrate con le scarpe non ha importanza, questa regola vale per tutti e due i casi. Basta avere una molica di pane magari asciutta sul pavimento, un pezzo di carta, non c'è bisogno di essere il pavimento sporco, ecco, basta che sia un pezzo e quando tu cammini ti si attacca sui talloni e che ti viene quella sensazione di volerti pulire, no? O soprattutto chi entra con le scarpe, noi si sente quel crack che va a calpestare quella molica di pane e si sente proprio un rumore che mette molto in difficoltà anche l'ospite. È come che si sente in colpa di aver chi che ti ha creato un danno, no? Che è andato a calpestare. Se non hai tempo di far partire il tuo robottino o l'aspirapolvere, io basta che prendo lo Swiffer, ragazzi, passo 2 minuti, almeno è quel passaggio dove l'ospite può andare in bagno. L'importante è che rimanga il pavimento pulito. Un'altra cosa importante è quella del divano. Quando ti siedi sul divano, anche qua basta che c'è una molica o un capello lasciato sul questo, dà la sensazione di disgusto, no? Quando tu stai sul divano e senti qualcosa, ecco, anche un pezzettino di biscotti, è facile, no? Con i bambini, soprattutto chi ha dei bambini, ecco che succedono questi casi. Prendiamo anche questo rotolo o l'aspirapolvere, l'importante è che dove si siede il nostro ospite e diamo la sensazione di pulito, che lui sta rilassato e concentrato sui argomenti che voi volete trattare in quel giorno. Io penso che chi ha un camino in casa è l'elemento decorativo più importante della nostra casa. Può essere il punto focale dell'ambiente, un luogo di incontro e di comfort. È importante di tenere il vetro del camino sempre pulito. Il camino attira molto l'attenzione e ti viene proprio spontaneo di fissarlo e guardarlo, per cui teniamo il vetro del camino sempre pulito, anche in estate quando non lo usiamo. Un altro elemento decorativo nella nostra casa sono i lampadari, anche loro
attirano molto l'attenzione quando un nostro ospite entra nella nostra casa. Ti viene spontaneo anche avvicinarti a loro, soprattutto se sono ben particolari, creati, belli, ti viene naturale di avvicinarti, di fissare e di ammirare questo lampadario come è fatto. È molto più probabile che quando arrivano i ospiti noi accendiamo questi lampadari per creare anche l'atmosfera più accogliente, importante che loro siano puliti e non con la polvere. Anche qua basta che prendiamo qualcosa, un Swiffer, l'importante è di eliminare quella polvere che magari si è creato negli ultimi giorni. Prepariamo i fiori prima dell'arrivo dei ospiti per addobbare la casa e confermare la propria presenza. Quanto è bello di tenere un mazzo di fiori in un vaso trasparente, ma se non avete il tempo di starci dietro, cambiare spesso l'acqua, potete cambiare un vaso in ceramica, è sempre bello, ma così evitiamo magari di vedere l'acqua sporca. È molto importante di non vedere l'acqua sporca nei vasi. Adesso passiamo in bagno. Chi come me non ama vari diffusori con i profumazioni che proprio senti, no? Qualcosa di chimico, guardate un trucchetto, basta mettere un rametto di lilium, lui quando si apre profuma il nostro bagno in modo molto naturale, regala anche quella sensazione di pulito, di eleganza. Eliminiamo i diffusori e abbiamo una profumazione naturale e piacevole nel nostro bagno. Un'altra situazione molto comune quando arrivano gli ospiti sono le sedie. Se la sedia è troppo pesante e non riesci leggermente ad alzarla per alzarti, ecco, è facile che si senti questo rumore. Tu metti in difficoltà l'ospite che ti ha creato un danno di averti graffiato il pavimento. Per cui ci assicuriamo che mettiamo questi tappi, questi gommini sulle sedie, sulla gamba della sedia, nel modo che quando il nostro ospite sposta la sedia o per alzarsi o per sedersi, ecco, di non farlo sentire in colpa. Per mantenere il comfort anche al tavolo è molto importante di avere e mantenere le sedie pulite. Soprattutto con i bambini piccoli in casa è facile di avere le sedie macchiate, non sporche ma macchiate. E metti molto al disagio l'ospite quando ti devi sedere su qualcosa di macchiato, ti dà la sensazione di disgusto e ti senti insomma non a tuo agio. Anche se quella sedia è pulita, basta che sia macchiata e dà questa sensazione di disgusto. Mettiamo a molo prima tutto, li lasciamo per qualche minuto, io dopo li sgrasso anche, tolgo le macchie anche con detersivo per i piatti, ragazzi, e li pulisci molto bene. Dopo aver tolto le macchie, allora li mettiamo in lavatrice e facciamo un circuito, quello che siamo noi abituati. Li mettiamo fuori ad asciugare con l'aria pulita. In questo modo, quando il nostro ospite si siederà sulle nostre sedie, si troverà al suo agio. Non sarà in difficoltà, non proverà la sensazione di disgusto, ma solo piacere. Teniamo igienizzati anche il nostro tavolo, le nostre sedie, senza macchie, senza con i bambini, no? Mettono proprio in quel punto là sotto il tavolo magari per pulirsi, insomma stiamo attenti perché ci sono dei posti che noi magari non li vediamo, però basta che un ospite metti la mano e senti questo che si appiccica o ecco, molto dà sensazione di disgusto e metti in difficoltà l'ospite. Puliamo bene, ci assicuriamo che abbiamo pulito. Allora, un altro punto molto importante che a me piace molto e ci tengo molto, ad esempio la cucina. Io adoro di abbellire la mia cucina con delle erbette aromatiche. Ragazzi, dà una sensazione di originalità, ma soprattutto di qualità. Adesso mi spiego al meglio. Quando noi mettiamo nei vari vasi un po' di menta, di salvia, di rosmarino, ok? E li lasciamo così in cucina. Quando noi mettiamo quell'ospiti a pranzare o alla cena o anche quel risotto, ecco, mettiamo caso che lo devi mangiare, lui mentre mangia, l'ospite mentre mangia, aver già visto
che nella vostra cucina ci sono queste erbette aromatiche, allora ti viene naturale a collegarti. Guardate, io mangio adesso un piatto che è stato creato ed è stato aggiunto delle erbette fresche, delle erbette, ecco, è molto, condiziona molto la nostra mente, ciò che noi vediamo è quello che deve accadere, per cui io adoro molto di tenere, ecco, queste erbette aromatiche in cucina. Se avete cucinato il pesce o avete un'area comunque in casa non tanto buona, no, perché avete cucinato, basta aggiungere un po' di acqua, un po' di colotorio. Ragazzi, è una porzione magica che fa un effetto wow. O puliamo veloce il piano di lavoro se magari abbiamo cucinato il pesce o sentiamo l'odore, ma basta spruzzarlo anche in casa. Non c'è il profumo pesante che si capisce che avete voluto nascondere l'aria della casa, no? Ma si sente questa leggera di menta molto piacevole. Io uso anche la tovaglia di spruzzarla con questo acqua e colotorio e quando mangiamo, ecco, ti viene quella ondata leggera di questa menta molto molto piacevole e delicata, ma ti dà subito una sensazione bella, una sensazione di fresco e di accoglienza. Facciamo molta attenzione ai bicchieri, perché i bicchieri rovinati e opachi, anche quelli danneggiati dal calcare, ti dà una sensazione del disgusto. I bicchieri devono esserci puliti e lucidi, sono molto più gradevoli alla vista e contribuiscono a rendere l'ambiente molto più raffinato. Per cui io sono del parere non di avere, attenzione, i bicchieri solo per gli ospiti, li teniamo anche per noi perché siamo soprattutto noi quelli che dobbiamo goderci, no? Ogni servizio, ogni giorno. Importante è di cambiarli più spesso. Cosa può essere più accogliente, ragazzi, se non qualcosa fatto con le nostre mani? Di far sentire l'ospite, guarda cosa ho creato io per te, guarda quanto ci tengo io a te. Fare un biscotto, un dolce fatto in casa, una torta semplice, perché mentre il nostro ospite mangia quel biscotto, sente il profumo, il gusto, si immagina tutto il percorso, tutto quello che tu hai creato con l'amore, le porzioni che hai aggiunto, percepisce subito una sensazione molto piacevole dove ti riguarda quanto io conto per questa persona. È un gesto molto importante di fare qualcosa con le vostre mani, ma sapete che è molto più apprezzato un dolce, perché il mangiare ormai tutti lo facciamo, ma di solito si usa il dolce, magari prendi dalla pasticceria. Io penso che creare un dolce è quello che colpisce di più, e pensate che anche quando il nostro ospite mangia, magari tu prepari già un contenitore, magari a una mamma che accudisce o a, non so, qualche nonna che sta poco bene e dici guarda, questi sono anche per portarteli dopo. Ragazzi, sapete qual è il trucchetto che funziona più di tutto? Se voi non avete tempo, ecco, di creare la vostra casa come lo volete, il trucco, quello che funziona per dare subito la sensazione di una casa pulita, ragazzi, è quello di lavare le tende. Guardate, prima che vi arriva quei ospiti là, anche un'ora prima, basta risciacquare soltanto una tenda e già nella vostra casa si sente il profumo di pulito. O tenete fuori per qualche minuto, o anche se no bagnata così lo portiamo già in casa, lo mettiamo al suo posto, apriamo leggermente le porte, le finestre, che si asciuga anche prima possibile. Però una casa con una tenda lavata è la casa più pulita e più profumata che esiste. Per preparare il letto agli ospiti utilizziamo lenzuola di alta qualità, preferibilmente in cotone percale, che siano morbidi al tatto. Io scelgo i colori neutri o tonalità pastello per creare un ambiente rilassante,
Per questo arriva dal filo in nostro soccorso, una realtà artigianale italiana che ci permette di toccare con mano la maestria degli artigianali e dormire in lenzuola da sogno. Le loro fodere sono impeccabili perché ho provato di metterle sia nei cuscini in lattice sia quelle in piuma e sta bene con tutti e due i cuscini. Un lenzuolo così particolare, così originale e bello fa risaltare di più la nostra stanza da letto, fa sembrare un ambiente molto lussuoso e molto piacevole. E la morbidezza di questo completo impercale, questo tessuto è magnifico perché è molto traspirante, permette infatti di dormire al caldo in inverno e rimanere freschi in estate. Vi consiglio di guardare il loro sito e il link la trovate nella descrizione del video perché con Dal Filo fate la scelta giusta e grazie anche al mio codice sconto Erika Dal Filo potrai avere un ulteriore sconto oltre a quelli che già sono presenti sul sito. Ragazzi, le lenzuola si stirano bene, si lavano bene e soprattutto anche dopo tante volte che voi lo usate loro sono come nuove. Guardate, ho acceso la telecamera perché ci tengo molto di lasciarvi questo messaggio, perché a casa dopo non riuscirò più a registrare, ma ci tengo molto di lasciarvi questo messaggio. Allora, questo video è stato creato per chi magari vuole la perfezione, è stato creato anche per portare un argomento nuovo sul canale, anche giusto per stare un po' insieme. A me piace anche molto sperimentare, portare sempre qualche novità, ma ricordiamoci sempre che quando entriamo in quella casa chiudiamo gli occhi, invece quando usciamo chiudiamo la bocca. Come sempre spero molto che questo video vi sia piaciuto e che soprattutto vi siete anche divertiti. Io intanto vi saluto, un abbraccio a tutti e noi ci vediamo presto. Ciao ciao!